Finalmente è arrivato! Zhiyun. Zhiyun. Ho scoperto che quello che io pronunciavo Ziyun si legge Zhiyun, quindi d'ora in poi Zhiyun. Zhiyun Smoothies. Cavetto USB, service card, manuale e istruzioni. Non c'è scritto niente. Se come me avete fatto fatica a trovare il manuale in italiano, nella descrizione trovate il link. È così piccolo che lo puoi lanciare, sparisce. Cercherò di essere velocissimo in questa recensione, più che altro perché mia mamma, che sta tenendo il bimbo piccolo, mi ha detto hai solo un quarto d'ora, poi devo andare via, quindi devo per forza farlo velocemente. Questo è un gimbal che ha solamente due motori, non tre, quindi assorbe i movimenti su due assi, non su tre. Significa che assorbe questo movimento, non assorbe questo movimento, quindi bisognerà fare un po' di attenzione quando si cammina a non muoverlo in questo modo. Ma la cosa interessante è che contiene un bastone per selfie già compreso, è la cosa più utile secondo me. È di metallo, sì, freddo. Una cosa molto interessante di questo gimbal che ho notato è che è leggerissimo, chiuso, è molto piccolo, poche dimensioni, e pesa solamente 246 grammi, meno di un iPhone. Come fa ad essere così leggero? Semplice, è fatto di plastica, ma una plastica robusta, ve lo posso garantire, mi è già caduto un paio di volte e non è successo nulla, non si è né scalfito né rovinato né niente. Ora accendiamolo, si posiziona direttamente, entriamo nella sua app ZY Kami, si connette in automatico al device, quindi solo la prima volta è necessario fare il pairing, l'accoppiamento. Il gimbal non funziona senza l'app. È molto semplice utilizzare il pulsante M, che è completamente configurabile, comunque consente con un singolo clic di passare dalla modalità lock, per cui non si muove, incredibile. Se lo rischiaccio passa alla modalità invece pan follow, quindi asseconda il mio movimento ma blocca questo movimento. Se schiaccio un'altra volta ripasso nella modalità lock. Una cosa interessante nella modalità lock è che con il joystick io posso ruotarlo manualmente da una parte e dall'altra, oppure posso con le mani spostarlo e cambiare posizione, rimane bloccato su questa posizione nuova. Se schiaccio due volte il pulsante M passo dalla modalità orizzontale a quella verticale e viceversa. Se schiaccio 4 volte passo in modalità pan follow e roll mode, quindi diventa morbido su entrambi gli assi nei movimenti. 3 volte torno in posizione centrale. Tenendo premuto poi il pulsante M per qualche secondo passo in modalità stand by, quindi vado a risparmiare sulla batteria. Lo tengo premuto nuovamente per un po' di secondi e ritorno attivo. Un altro punto a suo vantaggio è l'ottima integrazione con l'app con cui viene fornito. Ha una modalità hyperlapse, una modalità time lapse ma con movimento, lo slow motion funziona solamente purtroppo con gli iPhone. Con i sistemi Android bisogna utilizzare lo slow motion manuale uscendo dall'app e andare a utilizzare lo slow motion del cellulare. Video, foto, panorama è fantastica perché schiaccio il pulsante di ripresa e lui in automatico mi fa una foto panoramica. Il pulsante di registrazione, se lo schiaccio una volta scatta la foto se è in modalità foto, oppure fa partire il video o ferma il video. Se lo schiaccio 2 volte mi fa passare dalla modalità foto alla modalità video. Se lo schiaccio 3 volte switcha dalla telecamera esterna a quella interna frontale e quindi passo in modalità selfie. A lato è anche presente il pulsante per ingrandire o rimpicciolire la ripresa. Il prezzo di questo gimbal è molto interessante, costa 70 euro la versione base solo del gimbal e 80 euro quella con anche la custodia e il trepiede. Per 10 euro io personalmente ho optato per quella completa perché è molto più comodo, anche perché l'accesso ai pulsanti senza il trepiede
è facile ma non facilissimo. Tenendo installato il treppiede, che comunque è leggero, mi permette di abbassare la presa e quindi agire comodamente sempre sul pulsante. Le batterie durano circa 4 ore e ci vogliono 3 ore per ricaricarle. Una cosa molto utile è attaccare il cavo USB durante il funzionamento e in quel modo io sto caricando la batteria mentre sto utilizzando il gimbal. Una cosa positiva è che ha il riconoscimento dei gesti, per cui io a distanza posso farmi scattare una foto o posso farmi riprendere e inseguire dal gimbal. Inizialmente dalle prove fatte il gimbal si è comportato benissimo, ad eccezione per il tracking e il gesture control, quindi il controllo dei gesti. Ci sono rimasto malissimo perché ho fatto tante prove, ogni tanto funzionava, ogni tanto no, comunque non riusciva a seguirmi. Poi ho avuto la pensata che forse potesse essere il mio iPhone obsoleto e ho provato con quello di mia moglie che ha l'11. Con l'11 è fantastico, perfetto, è una cosa incredibile. Ho scritto alla Juin per sapere se vi sono delle limitazioni sui modelli di iPhone da utilizzare con questo gimbal. Mi hanno prontamente risposto e mi hanno detto che dall'iPhone 6S in su sono tutti compatibili, per cui vi faccio vedere come funziona con l'iPhone 11. Ed ecco come ho fatto le riprese. Spero questo video possa esservi di aiuto per l'acquisto eventuale di questo gimbal. Se vi servono ulteriori informazioni ponetemi una domanda o lasciate un commento così io possa rispondervi. Se vi è piaciuto questo video premete mi piace sotto e iscrivetevi al mio canale se volete essere aggiornati sui prossimi video. Alla prossima! Arrivo mami! Ok. La mamma.